Guardate che cosa girava. È diventata totalmente inguidabile. Congratulazioni. Ciao a tutti! Prima di partire col video vi voglio ricordare una cosa importante. In tantissimi in questo periodo mi hanno scritto chiedendomi come mai non ci fossero più video sulle Predator. Non corro più con le Predator, ho mollato il campionato. In realtà no, molto semplicemente il calendario di gare prevede che per 2 mesi non ci sono state gare, quindi non sono usciti video per quel motivo lì. E il calendario l'avevo mostrato a inizio anno in un video che magari qualcuno si è perso. E per essere sicuri che restiate sempre aggiornati su tutti gli eventi, tutti gli appuntamenti, tutte le date, seguitemi sempre su Instagram, perché su Instagram, nelle storie e nei post pubblico tutte le informazioni che avete bisogno di sapere e soprattutto c'è anche il calendario con tutte le gare. Quindi anche per tutti coloro che mi scrivono cavolo eri lì ieri, non lo sapevo, se no sarei venuto a salutarti, seguendomi su Instagram siete sicuri di sapere sempre cosa farò, dove, come, quando. Detto questo, finalmente partiamo col video. Quello di oggi credo che sia il giorno più caldo che io abbia mai sperimentato in tutta la mia vita in Italia. Io praticamente non sto camminando, io sto nuotando dentro il vapore acqueo. Ci saranno qualcosa come 40 gradi e 200% di umidità. Oddio, c'è aria. Cioè non è aria, è aria calda, è come stare davanti a un phon, però meglio che niente. E vabbè. E comunque sono entrato in autodromo e mi sono trovato davanti delle auto fuori di testa. Perché oggi è venerdì, dalle 4 in poi gireremo noi con le Predator per fare un po' di test, dato che anche a sto giro ci presentiamo qui senza neanche aver fatto un test. E prima di noi guardate che cosa girava. Madonna che bella! Cosa darei per guidarla? Cioè guardate il tocco di classe, la leva del cambio è un pistone. Stupendo, voglio anch'io mettere sulla C3 il pomello fatto a pistone. Ma te non guidavi le bici? Io guidavo le bici, sì, però sai che sono multitasking, sono uno moderno. Oh, te sei dappertutto comunque. È vero Nasca, però sai cosa? Potresti dire lo stesso di me. Siamo dappertutto, ma la verità sai qual è? Vai. Che noi siamo appassionati, c'è poco da fare, ci piacciono queste cose. Vero. Perché poi è vero che tutti dicono, vabbè, a tutti piacciono le macchine, però intanto oggi saranno 40 gradi e noi siamo in macchina con delle macchine vecchie che scaldano di brutto. Quindi noi siamo appassionati. Giusto. Cheers. Austin 1955. Dite che ho sudato? Che caldo! Adesso la metto al sole ad asciugare. Cioè fa talmente caldo che potete vederla asciugarsi in diretta. Vabbè, primo turno finito. Ovviamente la macchina ci è tornata indietro un sacco di robe fissate male. Il sedile ballava e quindi spostandosi andava a toccare con la leva del cambio, non riuscivo mai a scalare. Però si gira tanto più piano oggi con sto caldo. Io ho fatto un 13 basso, gli altri hanno fatto 12 basso, quindi mi dà l'impressione che si girerà tutti più piano. 11,9. 11,9 fatto. Spremuto come un arancio. Sì. C'ho il retrotreno che non sta in strada. Ero dietro di te, il tuo sta meno in strada del mio. Vero? Infatti ho detto adesso provo a seminarlo e ti ho dato 10 metri, rischiando la vita. Poi sono stato dietro di te, ho detto adesso voglio vedere cosa riesco a fare meglio di lui. Ho visto che stavi rischiando la vita più di me, ho detto lascio stare, ok. Vuol dire che siamo tutti e due iper impiccati. Ok, ora mettiamo gomma nuova e proviamo a vedere come va. Sia il setup sia i tempi, così capiamo se ora che il sedile e la leva del cambio dovrebbero essere a posto, se va tutto bene insomma.
finito anche sto turno, strano. Primi giro ho fatto 12,6, mi sono fermato a fare le pressioni, rientro in pista e è diventata totalmente inguidabile. Le abbiamo abbassate di mezzo punto le pressioni, non può succedere quello, giravo 2 secondi più piano, cioè non inseriva in curva e quando inseriva andava in sovrasterzo. Cioè è diventata guidabile da metà turno in poi, ma cioè io provavo a inserire, ho provato sia col freno che senza freno, cioè la macchina non entra in Ma curva. più grip proprio davanti, non l'hai entra in sentito. curva. Dietro invece, Quando entra in curva parte dietro. quindi in generale ha perso tantissimo grip. Noi abbiamo generale? abbassato di mezzo punto per uniformare un attimino le Ma non pressioni. può essere quello che Non può ha essere. causato questo disastro. Cioè la pista è molto sporca, anche gli altri piloti hanno un attimino lamentato, poco grip. C'era una macchina che perdeva olio, io direi che è quello. Ovviamente controlliamo tutto, ci sta anche che la gomma raffreddandosi mentre era in pit lane abbiamo modificato il proprio grip, però sono nuove quindi mi pare molto molto strano. Secondo me olio, quindi Tirava in 14, ho appena visto, rientrato. ho visto. Lui ha cosparso di olio tutte le staccate, quindi tutte le curve, perché il motore sta finendo e in rilascio ha buttato nubi di olio ovunque, quindi secondo me è Infatti quello. vedevo le nuvole bianche in pista. Sei a posto bene, aspetta dietro questi, e dietro, vai. Spingiamo, seconda dentro, togli questo, poi lo accendi dopo mentre vai. Vai. Vai, molla! Vai! Vai. La batteria? No, aspetta, dai, cioè, scusa. Questa è una batteria che dovrebbe supportare delle sollecitazioni di auto da corsa. Sembra normale? Hai 1 centimetro in più di passo Cioè, io praticamente ho la macchina che a sinistra è più lunga di 1 centimetro che a destra. rispetto al destro. 261, 251. Tanto. Si sente nella guida? Niente. La macchina è stata usata nelle settimane scorse per fare dei noleggi in pista. Si sa cosa ci hanno fatto. Fatto sta che il team non ha avuto modo di lavorarci fino a oggi pomeriggio. È arrivata alle 4:30 e sono salito in macchina, sono entrato perché è arrivata 10 minuti prima che iniziasse il turno. Faccio un turno, faccio 2 turni, al terzo non parte. Allora i meccanici aprono la macchina e scoprono che il polo della batteria si era smollato, l'ala posteriore è rotta, l'assale è storto, si vede proprio chiaramente dalle immagini, lo vedete come è storto. E questo comporta poi avere il passo più lungo di 1 centimetro a sinistra rispetto che a destra. Quindi adesso il team starà tutta la notte su a sistemare la macchina e vediamo di averla per domani. Peccato che la giornata di oggi l'abbiamo completamente buttata via, non è servita a niente. Perché primo turno, vabbè, secondo turno, vabbè, il terzo non l'ho fatto, per poi scoprire che i primi 2 turni erano la macchina tutta storta. Io più che impegnarmi a dare del massimo e fare del mio meglio non so cosa fare, però non posso neanche pretendere di essere competitivo se mi trovo a non fare test. Perché ancora non abbiamo fatto neanche un test e siamo alla terza gara e ad avere una macchina che ogni volta arriva in modo diverso, con regolazioni diverse. Non so che altro dire, basta. Finalmente iniziamo a ragionare. Adesso era una macchina da guidare, non un carrello della spesa. Adesso è dritta. Abbiamo alzato le pressioni, che ho scoperto che erano totalmente sballate. Giravamo di 0,4 bar più bassi di quanto si dovrebbe girare. E infatti la macchina era, come dire, pachidermica, cioè era veramente difficile guidare. Adesso che la gomma è più gonfia riesco a indirizzarla dove voglio, riesco a essere più preciso, quindi direi che ora ci siamo. Machado ha fatto 10,9, Critelli 11,6, io 11,8, quindi non ero mai sceso sotto il 12. Adesso si inizia a ragionare, cioè perché pensavo di essermi rincoglionito anche. Va bene, altro turno di libere, vediamo di scendere ancora.
Milanesi imbruttiti dicono NCS. Non ci siamo. Non si può pensare di arrivare a un weekend di gara con la macchina che arriva in ritardo, rotta, le viti smollate e tutta da sistemare e sperare di essere competitivi. I meccanici hanno sicuramente fatto un lavoro eccezionale, stando su tutta la sera a sistemarla e rimetterla in sesto, e io sono riuscito in qualche modo a metterci una pezza, qualificandomi terzo. Ma se si vuole lavorare bene bisogna arrivare in pista con la macchina a posto sin dal primo turno. Dopo le qualifiche da un lato sono contento, perché se l'altra volta pagavo 1 secondo e 6 da Machado, oggi pago solo 9 decimi e ho fatto grandi progressi nonostante non sia salito più in auto dalla scorsa gara. Ma dall'altro sono abbastanza arrabbiato perché non si può correre in queste condizioni. O meglio, finché si corre per partecipare e divertirsi va bene anche un carrello della spesa storto e scarburato. Ma quando si corre con l'obiettivo di portare a casa un risultato bisogna lavorare in modo diverso. Detto questo, ora ci aspetta gara 1. So di non avere il passo di Machado e so che Critelli ne ha più di me, specialmente sul passo gara. Non dimentichiamoci poi di Azzori e Palumieri, che partono dietro ma alla scorsa gara mi sono stati davanti. E Daniele Tarani, campione in carica con le PC15, che oggi ha deciso di schierarsi e correre come wild card. Sarà tosta, molto tosta, ma si sa, le gare sono gare e tutto può succedere.